Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di Mamma me lo compri. Bentornati dalle ferie estive, bentornati dalle vacanze, bentornati e siamo a settembre e queste ve le ho promesse da tempo, non le ho tutte e quattro, ne ho due, ho Raffaello e Michelangelo. Ringrazio il buon Mondo Action Figure che me le ha procurate in preordine. Se volete avete anche un coupon nostro del 5% da usare nel suo negozio con il codice sconto Mamma me lo compri. Le tartarughe ninja, io ho iniziato a collezionare così, ho comprato le 4 bootleg delle tartarughe ninja, che vi lascio il video qua in descrizione, proprio nei primi tempi, un anno fa quando abbiamo iniziato. Ho preso le bootleg perché costavano tutte e 4 60 euro e mi sembrava troppo spenderne 30 per ogni tartaruga ninja. Al giorno d'oggi direi che forse era meglio che io comprassi le originali, ma detto ciò non sono pentito perché grazie a quel percorso sono riuscito ad apprezzare le cose originali, quindi sono passato da un percorso bootleg e sono finito a un percorso sulle statue, sulle action figure originali, non sempre, perché comunque ho comprato delle grosse minchiate e le sto comprando tutt'oggi, alcune carine da AliExpress e così, altre un po' più indecifrabili, indicibili, ma questo è un problema mio e del mio portafogli. Questa sarà una recensione, un unboxing molto lungo perché abbiamo due tartarughe. Ho pensato a lungo se fare tutte e 4 le tartarughe insieme o se farle separate. Io ho deciso di farvi queste due separate, ve ne faccio vedere due, poi le altre due vedremo se farlo molto rapidamente perché comunque alla fine tutto sommato sono molto simili, quindi vista una, viste quasi tutte. Tartarughe ninja marchiate NECA, quindi sono quelle del film, del primo film delle Tartarughe Ninja e per questo mi piacciono, quelli dei cartoni non mi fanno impazzire. Se volete anche tra l'altro recuperarvi una puntata dove parliamo delle Tartarughe Ninja insieme a Earthstorming e a Creative Vane, vi lascio il link perché è una puntata molto interessante dall'inizio delle Tartarughe Ninja, diciamo perché ci siamo affezionati eccetera eccetera. Ma voi sapevate che tipo i creatori delle tartarughe, che non mi ricordo il nome, erano affascinati da Daredevil e il clan del piede? Sapete, Daredevil c'è il clan della mano, il clan del piede. Vabbè, questa è una delle curiosità che poi troverete nel video che vi ho linkato. Direi di iniziare con Michelangelo, che è il più simpatico, è quello che piace più di solito a tutti, e Raffaello lo lasciamo un attimo da parte. Allora, perché ho acquistato le scale 1-4? Non lo so neanch'io, sinceramente è una domanda che mi pongo anch'io. Perché ho buttato via questi soldi? Non lo so, ma voi collezionisti sicuramente avrete una risposta e potete scrivermelo nei commenti. Mentre vado a sboxare questo Michelangelo, che ho aspettato voi, figuratevi, lì da un mese, voglio ringraziare tutti quanti perché siamo arrivati a 1014 iscritti, 1015 non mi ricordo, sul canale e un watch time incredibilmente alto degli ultimi episodi. Ho visto che anche i vlog vanno molto bene, quindi grazie a tutti e non so perché ci seguite, questo me lo sto ancora spiegando. Allora, prima di aprirlo però, che io faccio le cose a cazzo, box delle tartarughe ninja, tutte e 4 sono simili, anzi simili, identiche, cambia il nome e all'interno del box potete vedere in trasparenza la tartaruga ninja e andiamo a ruotare il box. Ecco, sui lati c'è la tartaruga in varie pose, diciamo è un classico NECA questo packaging che non è che sia proprio bellissimo, è bello perché è colorato ma in realtà non ha niente di particolarmente fico. Dietro c'è sempre lui, Michelangelo, la foto di gruppo. Questo stile un po' anni 90, giustamente, che richiama anche il film, potete vedere, ecco qua, NECA, marchio NECA assolutamente originale. E adesso andiamo a sboxarla. Ho visto che anche il video del Batman è andato molto bene, quindi io vi ringrazio e se volete recuperarvelo ve lo lascio qua sopra. Eccola, il nostro Michelangelo in scala 1-4 nel box. Il box, come al solito, come continuo a ripetere tutte le volte, è legato, un po' meno di Batman, ma comunque è legato, e questo è il fatidico momento in cui bisogna slegarlo, tra virgolette, e cercare di fare un ottimo lavoro senza spaccare niente. Il box delle tartarughe ninja probabilmente lo terrò perché è una cosa a cui tengo particolarmente, ecco sì. Vabbè, comunque, domanda, perché ho comprato le tartarughe ninja? Perché avevo quelle piccole, tartarughe ninja comunque è un ricordo di quando avevo porco... non so parlare, è un ricordo di quando ero piccolo, sapete il cartone 4 tartarughe per difendere la terra viva e ninja. Se l'avete visto anche voi lasciate un like e commentate.
e quindi ho deciso di acquistarle. Adesso che ho un lavoro ho deciso di comprarle. Io vi dico la verità, vi faccio vedere l'unboxing di una, l'altra ve la faccio vedere già sboxata dopo. Video in 4K, video in 6K, quello che cazzo vi pare, perché voglio darvi la qualità impeccabile, così se la volete acquistare la vedete bene attraverso questo video. Guarda che mi taglio la gola da solo adesso, Sono riuscito a levarla dal box, eccola, la appoggiamo un attimo qua e vi faccio vedere cosa c'è all'interno del box. Niente, all'interno del box c'è una plasticaccia, chi se ne frega. Vi avevo detto che avrei tenuto la scatola, ma a quanto pare non la terrò la scatola. Accessori che andremo a vedere dopo. Come al solito la NECA ci picchia duro sul fatto che sono improbabilmente sbilanciati. Guardate che belle mosse che fa, incredibile. Ok, super sbilanciato, ma su questo non ci piove. Michelangelo, possiamo partire dallo sculpting del viso, che io mi sono guardato in questa pausa, e cosa dire, guardate gli occhi, assolutamente incredibili, la pupilla è leggermente lucida, guarda in una direzione ben definita e soprattutto ha anche il contorno, non mi ricordo come si chiama, l'iride, sì, tutto super disegnato. La pelle è fatta molto bene, una texture tattile, quindi possiamo toccarla e sentirla e ci piace molto, nel senso che si può proprio sentire che la texture c'è, è viva. Poi abbiamo la parte della benda, sul viso è plastica, è pura plastica, e invece sulla parte retro tessuto. Ora è tenuta con un nastro che gli hanno attaccato, poi lo andremo a levare. Questa è fatta di tessuto, molto interessante questa scelta perché dà quel tocco in più che la NECA sa dare su una action figure. Torniamo alla faccia frontale del nostro Michelangelo e possiamo notare con grande stupore i denti. Una cosa di cui io sono innamorato assolutissimamente sono la dentatura di questa tartaruga. Perché, mi chiederete, perché ti piacciono i denti? Niente, perché dà una definizione alla statua in questo caso, quindi dà una definizione molto bella e dà una definizione anche della lingua e l'idea proprio del suo sguardo e delle sue emozioni, tra virgolette, passatemi sempre questi termini. Quindi diciamo che per quanto riguarda lo sculpting del viso, fedelissima al film, fedelissima anche la sua faccia a livello emotivo, molto Michelangelo, molto Michelangelo. Ora andiamo avanti a vedere la parte del busto, poi andremo alle parti di snodo, i punti di snodo. La parte del busto, vedete la sua corazza dritta, questa si apre in PVC molle, come l'armatura di Batman. Dopodiché possiamo scendere, c'è la sua cintura, che questa non si muove, non è movibile. E proseguiamo verso il basso, vediamo le gambe, poi ci soffermiamo anche sulle braccia. Le gambe sono muscolatura rifinita e anche questo tono di verde più scuro ombreggiato dà una profondità alla figure che non tutte hanno, tipo Batman non l'hanno fatto malissimo, molto male. Ginocchiere, eccole, si muovono leggermente, sono messe sopra, quindi non sono stampate dentro le gambe, dovrebbero andare a coprire meglio gli snodi, i punti di snodo, poi va raddrizzata perché adesso è messa un po' male. Andiamo sulla parte dei piedi e possiamo vedere che anche la parte dei piedi è stata curata decisamente bene. Ecco, guardate, faccio vedere le unghie, vediamo se riesco. Qua, la parte di questi piedoni con le due unghie, c'è tutto quello che ci serve per riconoscere le tartarughe ninja. Eccola qua. Ora direi di andare a vedere i dettagli del braccio. Allora, per quanto riguarda le braccia invece abbiamo sempre questa texture che va, vedete, molto definita, con questi puntini, queste sporcature della pelle delle tartarughe ninja, gomitiera che ruota per coprire le articolazioni che ci sono, io le vedo interne. Proseguiamo sull'avambraccio muscoloso, fatto proprio figo, anche con le venozze sulla mano, e come potete vedere anche le mani, poi ve le faccio vedere nel dettaglio,
sono fatte molto molto bene. Quindi questa vale i soldi che costa, che siamo intorno ai 150 euro, adesso è diventata già più introvabile, però chiedete a Roby se riesce a trovarvela. Poi le mani, ecco, la vedete la mano, guardate, ecco la mano, vedete che è super dettagliata anche sulle unghie, è fatta da paura. Bene, quindi braccio destro, braccio sinistro, stessa cosa, non sto a farvelo rivedere, comunque è anche lui ben curato, avambraccio molto simile, polsino e parte di texture sul muscolo con le vene. Le vene sono una cosa, sono un ottimo dettaglio che le contraddistingue, tra virgolette. Poi scendiamo, cioè anzi andiamo dietro sulla schiena e il guscio è fatto estremamente bene e ripeto, questa è plastica, è PVC rigido, come potete sentire, però è stata curata in ogni minimo dettaglio. Potete vedere già da questa sorta di castelletto che c'è qua, no? Questa sorta di effetto, e la texture, guardate, riprodotta su ogni singolo quadrante, ogni singolo quadrante c'è questa texture. La cintura movibile, eccola qua, si muove, di plastica PVC, sempre morbido. Scendiamo, le gambe dietro, le famose giunture di cui vi parlavo, che vanno nascoste meglio, nel senso che le ginocchiere vanno alzate per nasconderle. Quando le esponete, vedete, questa è messa male, dovete un po' chiuderle perché sennò niente. Polpacci, anche loro hanno un certo tipo di dettaglio, polpacci da calciatori per le nostre tartarughe ninja, e direi super interessanti. Per quanto riguarda invece i punti di snodo, vi faccio vedere, partendo dalla testa, di cosa abbiamo. Allora, la testa ruota, la plastica neca è sempre un po' pericolosa, ruota, su e giù lo fa veramente poco, quindi in realtà ruota. Smorfie non si possono cambiare, quelle sono e quelle ci rimangono. Per quanto riguarda le spalle invece abbiamo una rotazione verso l'alto, verso il basso, indietro e in apertura abbastanza, ecco, vedete? Forse ancora in apertura quasi totalmente viene aperto il braccio. Stessa cosa per l'altro, la plastica è sempre un po' dura, il consiglio che danno tutti è usare il phon o buttarla in acqua bollente. Io vi consiglio di usare il phon piuttosto, perché le articolazioni rischiate di romperle, vedete, è molto rigida, quindi un po' pericoloso. Poi abbiamo altezza gomito, l'avambraccio che gira, l'avambraccio ruota e si chiude non tantissimo, perché ovviamente essendoci la gomitiera non tende a chiudersi tantissimo, forse non lo voglio forzare. Comunque un po' fa, ecco, vedete? Faccio vedere così, da così un po' si apre. Per quanto riguarda le mani, ovviamente ruotano anche loro a 360 gradi e il perno ha delle posizioni che possono essere mosse. Dopodiché rimettiti a posto, bastardo, ok, rimettiti a posto. Dopo, attenzione, perché in posa queste qua non vedete se sono dritte, quindi fanno cagare se le tenete storte, cioè appuratevi, accertatevi che siano dritte, quindi che prosegua il braccio, perché in posa poi si nota. Dopodiché il torso non gira, ovviamente, le gambe neca ruotano all'altezza anca e sì, si muovono e dovrebbero anche andare leggermente avanti. Ok, con i clack, vedete? Con i clack fa 2-3 clack, ma non troppo, non forzatele perché spaccate la plastica. E per quanto riguarda, vedete, cioè vanno proprio ammorbidite, perché sennò si rompono. Ruotano, quindi qua altezza anca si ruota, e per quanto riguarda il ginocchio abbiamo qua che anche la ginocchiera tende a comunque bloccare la meccanica, no? La ginocchiera tende a non dargli l'input, vedete, arriva fino a qua e poi basta, quindi io non forzerei. Per quanto riguarda la parte dei piedi invece la punta non si alza e si abbassa, solo la parte della caviglia fa questa sorta di gioco,
Ecco, questa non è anche troppissimo, e ruota ovviamente. Ok, passiamo alla parte degli accessori e poi parliamo delle considerazioni finali. Per quanto riguarda le mani invece abbiamo 4 paia di mani, in tutto sono 8, una col pollice in su. Poi abbiamo questa aperta, eccola, guardate, bella, fatta bene questa qua, molto molto interessante. Questa. Come accessori direi che sono stati molto clementi, perché a differenza di Batman, che non c'era niente, queste sono belle. Guardate. Eccoci qua, questa tiene in mano in un Chaco che adesso andremo a vedere. E le ultime due, sempre un pollice in su dell'altra mano, e sempre una mano che tiene delle cose. Eccole qua. Quindi... ed eccole anche qua, belle tozze, fatte bene, sono veramente belle, devo dire che come accessori si sono assolutamente impegnati, a differenza di quella merda di Batman che hanno fatto uno schifo. Poi abbiamo un pezzo di pizza che va a richiamare la versione piccola, eccola qua, un pezzo di pizza, questo che mi fa intrippare un sacco, che è praticamente fried pork rinds, cibo per le tartarughe ninja. Guardate che bella questa, io le adoro queste piccole cose da diorama, molto bella. E in un Chaco di Michelangelo, super dettagliati, filo intermedio, e guardate che roba, bellissimi, super belli, intagliati, qualità, NECA, qua si parla di qualità, bellissimi. Ora ragazzi vi faccio vedere Raffaello al volo, che comunque è molto simile a Michelangelo. Poi iniziate a dirmi nei commenti cosa ne pensate di questa tartaruga ninja. Sono tutte molto simili, nel senso che una volta che le andiamo ad aprire è inutile che vi faccio vedere i box e tutto il resto, perché raga sono veramente identiche in quasi tutto, perché adesso quando andremo ad aprire anche Raffaello vi faccio vedere le differenze sostanziali, che saranno negli accessori e nel viso. Ecco, il viso ve lo faccio vedere in scatolato. Guardate, il viso praticamente è sì, diverso, molto diverso, perché ovviamente è un'altra tartaruga ninja e come vi dicevo prima, comunque ognuna ha il suo sguardo, ognuna è ben definita nel suo carattere. Molto figa questa cosa che ha fatto NECA, perché merita veramente il costo che vale questa tartaruga ninja. Se non sto a ripetermi, perché anche Raffaello ha 8 mani in totale, quindi 4 paia. Quello che ha di differenza rispetto a Michelangelo ovviamente l'armamentario, un pezzo di pizza che è uguale all'altro. Ora ve li faccio vedere e poi andiamo a commentare, a tirare le conclusioni finali su queste tartarughe ninja, che io sono molto soddisfatto. Eccoli, che non mi ricordo il loro nome, ma voi ve lo ricorderete sicuramente perché siete più bravi di me. Molto grossi, la scala è giusta e anche belli definiti. Stampato quasi uguale all'altro, ma è leggermente diverso. Incredibilmente sono diversi. Pensavo ci fottesse NECA, invece no, sono leggermente diversi. Questa cosa gli fa onore, perché almeno si sono applicati a non fare lo stesso pezzo di pizza. Dai, questa cosa ci sta. Quando vi ho detto che erano identici vi stavo mentendo, perché Raffaello mi sono reso conto che ha il guscio dietro leggermente più segnato, adesso da lontano non so se riesco a farvelo vedere,
è leggermente più segnato e più vissuto, no? Raffaello, quello più cattivo rispetto, cioè cattivo, raga, fatemela passare, rispetto a Michelangelo. Ha i graffi anche sul guscio, e questo bisogna dargliene atto a NECA, hanno fatto un lavoro incredibile. Per il viso ve lo faccio rivedere un po' meglio, anche se l'avete già visto nel dettaglio. Comunque direi che assolutamente da avere in collezione. Allora, innanzitutto ci sono ancora improbabili, nel senso si trovano magari sovrapprezzate, di certo non come quando sono uscite, che il loro costo si aggira intorno ai 150-160 euro, dipende un po' il periodo, diciamo. Sono 4. Allora, averne una o averne 2 o averne 4. Le tartarughe ninja sappiamo che sono un must, quindi devono stare insieme. Uno può anche acquistarne una giusto perché gli piace averla in casa, ma secondo il mio punto di vista vanno acquistate tutte e 4 ed è una bella botta di soldi. Però con questo vi posso garantire che poi quando le avete nella vostra collezione, quando le andate a guardare o dove le posate, sono molto belle da vedere. A me stanno dando una soddisfazione incredibile, più di Batman, perché poi sono proprio attaccate a dei ricordi, quindi le tartarughe ninja rimangono un must veramente per tutti quanti. Queste versioni con la coda in tela, in cotone, non so cosa sia, no, forse non è cotone, dimostra che NECA ci tiene particolarmente. NECA ci tiene particolarmente solo su certe cose, attenzione, non siamo ai livelli Hot Toys, perché comunque tutto molto plasticoso, tutto molto sì, fatto bene, ma sempre con un budget di 150 euro di vendita, quindi non è che siamo sui livelli dell'Hot Toys, però sui volti c'è da dire che sono perfette. Lo sguardo, la pupilla, la lucidità, sui gusci, la differenziazione dei personaggi, anche solo partendo da questi due, è molto elevata per quanto riguarda anche le espressioni facciali. Per quanto riguarda gli accessori invece non abbiamo teste di ricambio, ma nelle tartarughe ninja secondo me non c'è necessità di averle. Abbiamo le loro armi e abbiamo già in Michelangelo un sacchettino in più di cibo, dove Raffaello non lo ha. Ecco, avrei apprezzato un pezzo di pizza e un pezzo di cibo di qualcos'altro, anche nelle altre tartarughe, non so le altre due cosa abbiano dentro. Sicuramente queste andrebbero messe sulla mensola, dentro una vetrina. Non lasciatele da sole su mensole e mobili perché volano. La stabilità NECA, come per tutto il resto delle cose, soprattutto perché avviene questo? Perché la plastica, essendo dura, stando per tanto tempo con la gravità o comunque sobbalzando rumori, suoni forti eccetera, la plastica tende ad ammorbidirsi anche in base alla temperatura dell'ambiente, quindi per quello ve le ritrovate per terra la maggior parte delle volte, ma noi non le vogliamo trovare per terra, quindi delle pedane per tenerle o altro, come ho già detto in un'altra puntata, ne parleremo più avanti, perché tipo le tartarughe da abbracciare con una pedana sono un po' complicate per via del loro guscio gigante. Sono da acquistare? La risposta è assolutamente sì. Sono da acquistare quando costano il giusto, quindi tra i 140 e i 160 euro. Sono da acquistare quando costano 200 euro l'una? No, io non approvo. Se proprio le volete recuperare, aspettate le ristampe, che tanto prima o poi a periodo, sapete, vanno lo stesso. Ci sono quelle grosse anche del cartone animato, a me non piacciono sinceramente, però ci sono anche altre versioni. Andate sul sito di Mondo Action Figure per vedere le varianti, le variabili, e chiedete sempre disponibilità a Roby, perché non si sa se ci siano o no. Quindi se la puntata vi è piaciuta mettete un like, se le tartarughe ninja vi piacciono mettete un like, se vi piace il canale iscrivetevi e commentate. Grazie a tutti per averci seguito, per avermi seguito, e da me e Michelangelo e Raffaello è tutto. Ciao!